Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre. Abbiamo la carta del mondo, amici dell'Ariete. Si prospetta un periodo di compimento, un periodo di completamento. Può anche essere un trasloco, perché quando c'è il mondo di mezzo si parla anche di qualche tipo di spostamento fisico. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al concepimento di un figlio o di un'idea, è qualche cosa che cambia, ok? Wow, i Qing dell'amore sono già saltati fuori. Abbiamo coesione e il vento. Ecco, allora, coesione è una carta che vi ricorda, diciamo così, di essere uniti, anche di essere coerenti, nel caso non abbiate nessuno, ehm, coerenti con voi stessi, di essere uniti voi e voi stessi, diciamo così, di esservi fedeli, ecco. E poi abbiamo la carta del vento. Questa carta vi ricorda che diciamo tutto può cambiare in qualsiasi momento. Il vento a me ricorda quello che è l'elemento legno della medicina tradizionale cinese, di conseguenza la primavera, il cambiamento, la crescita. E qui abbiamo giustamente la carta dell'universo, quindi si parla di un nuovo inizio, di una nuova nascita. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io ricordo sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, anche per quello che riguarda l'amore ho cambiato il tipo di stesa, quindi cercherò di dare più spazio alla situazione dei single e di chi è in una relazione in generale, senza distinguere troppo che tipo di relazione è, e diciamo guarderò un po' più in generale la situazione degli affetti appunto generali, quindi famiglia, amici, relazioni anche, tutto quello che è le relazioni da un punto di vista generico, diciamo così. E spero di darvi più informazioni nel caso siate single o appunto abbiate già una relazione stabile, insomma. Allora, vediamo con che carta partiamo. Abbiamo un 9 di coppe. Wow, un'altra carta di compimento, ragazzi. Diciamo che si parte bene. Sento che a inizio ottobre c'è una sorta di appagamento emotivo, di appagamento personale. Vi ripeto, l'universo è la carta del compimento. C'è qualcuno che sta godendo di qualche tipo di magari unione, qualche tipo di cambiamento. La sento un po' per... è come se fosse un festeggiamento. Probabilmente qui si tratta di una sorta di obiettivo che si vede prossimo ad arrivare. Abbiamo poi la carta del giudizio e la carta del 7 di pentacoli. Allora, il giudizio molte volte fa riferimento a un risveglio spirituale, a una rinnovata consapevolezza, e vi dico che qui avete anche il mondo, quindi c'è questa sorta di cambiamento, direi un po' globale. Probabilmente per qualcuno si fa fatica ad aspettare, c'è questo 7 di pentacoli che, guardate, per molte persone fa riferimento proprio alla gravidanza, c'è qualcuno che avrebbe voglia di questa nuova nascita, diciamo così. Andiamo poi avanti con il cavaliere di bastoni, un 5 di coppe, un 2 di coppe, un 4 di pentacoli e un 2 di pentacoli. Allora, sento che qui qualcuno sta aspettando un certo tipo di passo, un certo tipo di
cambio, un certo tipo di offerta, di avanzamento dei lavori, mi verrebbe da dire. Guardate, in realtà a livello generale la vostra parte emotiva non sta male. Sento che però ci si sta aspettando qualche cosa in più, da parte probabilmente di una persona che può essere un componente familiare, un amico, una relazione, di coppia, per quello che riguarda un accordo, un compromesso, un contratto. Perché comunque quello che sento è che c'è una sorta di c'è il 5 di coppe, quindi c'è un po' di tristezza, no? Probabilmente qui, guardate, io quando vedo questa carta, che è il vento, e avendo anche la carta del mondo, che sono i cambi veloci, è un po' come se dicesse il vento può spazzare via tutto in un momento, quindi vi può cambiare il mondo da un momento all'altro, fondamentalmente. Il 5 di coppe è una perdita di un'occasione in realtà, quindi è un po' un senso di colpa, un senso di perdita per non aver colto un'occasione. Quindi qui ci potrebbe essere, guardate, il giudizio molte volte parla di qualcuno che giudica. Mm? Quindi fate attenzione se in questo momento magari siete, perché siete in una fase di appagamento e tendete un po' a probabilmente giudicare troppo il comportamento delle persone esterne, del partner, magari anche dei figli. C'è questo giudizio che può voler dire tante cose in realtà, però una delle sfaccettature è anche questa cosa del giudicare gli altri. Il 5 di coppe mi fa proprio venire in mente che qui c'è stato probabilmente un giudizio affrettato, c'è una sorta di tristezza inerente a una situazione o una perdita di qualche tipo di occasione, ok? Guardate, abbiamo poi un 2 di coppe. Parla di compromessi, parla di unioni, parla di incontri proprio, no? E anche di, nel caso foste single, ma adesso andiamo a vederlo, parla di nuove relazioni. Può anche parlare di fidanzamento o comunque un compromesso di tipo serio. Sento che comunque, avendo il 4 di pentacoli e il 2 di pentacoli alla fine della lettura, c'è qualcuno che, visto quello che già si è perso, tenderà ad avere una sorta di attaccamento verso quello che arriva. Mm? Fate attenzione, cercate di non, con questo 2 di pentacoli, tenere in ballo più situazioni, ok? Perché il 2 di pentacoli parla anche un po' di quello, di una persona che sta cercando di tenere in piedi due o più situazioni e che comunque si fa fatica, può poi creare degli alti e bassi. Ok, andiamo a vedere per i single. Cosa vi posso dire in più? Quando c'è il giudizio si parla sempre di un risveglio spirituale, è un nuovo inizio, ok? E sento che molte persone sono in questa fase. Mm? Abbiamo un 10 di spade, un ciclo si è appena concluso, si sta concludendo, ma in effetti poi qui c'era la carta del mondo, quindi qualche cosa che inizia e qui infatti lo vediamo con l'asso di spade. C'è qualche tipo di comunicazione, di verità che viene a galla, o venite voi a sapere qualche cosa, o vi rivelano qualche cosa. Mm? C'è, guardate, in realtà poi ho due carte che hanno un'energia molto statica, hanno un'energia molto calma, direi. Il 4 di spade parla di un periodo che è necessario prendersi perché si ha bisogno di ricaricare le pile, di fare una rivisitazione di tutti quelli che sono i pensieri inerenti probabilmente a questa sofferenza di cui ci parla il 10 di spade. È anche un po' la carta del masochista, nel senso che qualcuno sa che non è completamente soddisfatto perché questo è un 9 di coppe, non è un 10. Non è una mancanza grossa, però ehm, c'è bisogno comunque di riprendersi il proprio sé, mi viene da dire. Abbiamo poi la carta della stella, e esatto, c'è bisogno di riprendersi in mano la propria vita per qualcuno di voi. Qui c'è un asso di spade che mette in ordine i vostri pensieri e vi dà la possibilità attraverso questo 4 di spade
di ricostruirvi, di rigenerarvi, di ricaricare le pile, di ritrovare la speranza, di porvi nuovi obiettivi, di anche mi dicono non fare di tutto un'erba un fascio, cioè non sono tutti uguali o tutte uguali. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora, abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un 7 di spade al contrario, la torre e un 8 di spade al contrario. Wow, periodo impegnativo Ariete, single. Perché qui comunque ci sono delle cose che vengono a galla, ci sono delle proiezioni e delle sicurezze che si interromperanno, ok? Sento che siete in una fase veramente di ripresa del vostro potere personale. Sinceramente non vedo qualcuno di nuovo nella vostra vita. È più facile che sia qualcuno del passato che rientra con questo 5 di coppe e 2 di coppe. Probabilmente qualcuno al quale o alla quale non riuscite, diciamo, con la quale non riuscite a creare un distacco. C'è la voglia e il bisogno di cambiare a livello profondo, ma sento che perché quando c'è il giudizio c'è una telefonata che arriva da qualcuno di lontano, per qualcuno potrebbe essere un ex. Ora, siete sempre voi che avete il libero arbitrio di scegliere se far entrare di nuovo questa persona nella vostra vita oppure no. Ok, quindi non vi impanicate nel caso sia un ex tossico, ecco. Perché comunque l'attesa generale, a parte questo 5 di coppe, io in realtà la sento molto positiva. Sì, c'è un po' di attaccamento, però probabilmente è proprio quello il discorso. C'è qualcuno che si sta attaccando a qualche tipo di idea, qualche tipo di pensiero, ok? E qui arriva la torre proprio per destrutturare questi tipi di pensieri. Infatti poi vedete che abbiamo l'otto di spade al contrario. Questo vuol dire che, scusate, tutti quelli che prima erano i sensi di colpa, l'energia pessimista, che piano piano con la torre sento che si va a togliere quello che non era più vostro. Vi ricordo che il 5 di coppe parla sempre di senso di colpa, quindi ecco, eh, c'è questo passaggio. Devo dire che partendo da un 10 di spade e andando a finire con questa torre e questo 8 di spade al contrario, che mi parla un po' dei veli che si tolgono, secondo me, e anche il 7 di spade parla di verità che vengono alla luce. Io credo che questo mondo per voi sia una profonda trasformazione interna, che riguarda il modo che avete voi di vedere la vita, voi di vedere la coppia, voi di vedervi nella relazione. È una sorta di come vi posso dire? Sì, di viaggio interiore mi viene quasi da dire. È un po' come se iniziaste a valutare certe dinamiche, quanto date voi, quanto ricevete voi dall'altro. In generale, perché questo è proprio un'autoanalisi, proprio per ricalibrare, riequilibrare le aspettative e le dinamiche all'interno di una relazione. La torre sarà positiva perché poi l'otto di spade è girato al contrario, quindi cascano un po' i veli. La torre vi serve per togliere le proiezioni del sette di spade. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione, dal tipo di relazione, cioè che sia a distanza, che sia stabile, che sia clandestina, non importa, è comunque sempre una relazione. Io vado a vedere quello, ok? Allora, 6 di bastoni, 2 di coppe, 3 di spade e di nuovo il mondo. Sento molto l'energia per voi che siete in coppia, il 6 di bastoni che mi richiama questo 9 di pentacoli e sì, c'è una, guardate, in tutte e tre le, fino adesso, mm, c'è questa sorta di appagamento con il 9 di coppe, il successo col 6 di bastoni e la chiusura di un ciclo per i single. Quindi si parla di un qualche cosa che, anche se magari finisce,
dà una sorta di soddisfazione personale, si arriva da quello che è una fase di vittoria, se vogliamo, no? Probabilmente perché qualcuno la fase del cambiamento l'ha già vissuta. C'è quest'unione, questo compromesso, rivediamo il 2 di coppe qui, quindi comunque sta di fatto che le cose non sento che vadano male, c'è un compromesso comunque tra di voi, c'è qualche cosa che ha dei frutti, che può promettere bene. Sento che le cose però qui non cambiano, diciamo che questo tipo di offerta di cui si parlava qui con il cavaliere di coppe non arriva perché molto probabilmente queste due carte le sento 3 di spade e 4 di spade, sono una a seguito dell'altro, c'è bisogno comunque di prendersi un tempo, aspettare un attimo, proprio per trasmutare un qualche tipo di sofferenza che voi ancora vi portate dentro. Ed è per quello che probabilmente le cose ancora non cambiano. Questo mondo in realtà è in centro lettura, anche se sono uscite 8 carte, però in realtà io poi ne tiro fuori 7. Andiamo a vedere, andiamo avanti, vediamo cosa vi dicono. Allora, abbiamo ancora un 4 di coppe, un re di bastoni e un 4 di spade, che c'era già anche qui ai single, che è girato al contrario, quindi alla fine non sento che si vada nel verso giusto in questo senso, cioè avete questo atteggiamento di aspettare l'aiuto esterno, non vi focalizzate, non lavorate sui dati, sulle conoscenze che già avete. Avete bisogno di prendervi di nuovo in mano il vostro potere personale, di comandare un po', mm, mi viene da dire le passioni, perché comunque c'è un 4 di spade, le passioni, cioè per passione, aspettate. Passione sì, da un punto di vista fisico, perché comunque il re è di bastoni, però per passione intendo qualche tipo di emozione accesa, molto accesa, ok? Qualcosa che si infuoca, può anche essere la rabbia, può essere l'esplosione sì della passione fisica, può essere un'esplosione, sapete quando qualcuno fa un gesto che voi non vi aspettate e vi apre il cuore, quando vi viene proprio così spontaneo aprire le braccia e abbracciare questa persona? Ecco, anche quello sento che è una spinta di passione, di pancia, no? Di istinto, che è un po' quello che è l'elemento del fuoco. Però qui con questo 4 di spade al contrario, ragazzi, prendetevi un periodo, avete bisogno di risanare questo 3 di... Voglio andare a vedere cos'è sto 3 di spade. Mm. Sì, per qualcuno qui potrebbe essere... per qualcuno questo 3 di spade potrebbe far riferimento a una gravidanza, al fatto che magari all'interno della relazione non si voglia la stessa cosa o non la si voglia nello stesso momento. Per altri può fare riferimento al fatto che eh, nella relazione in cui siete non ci si sente esattamente al centro dell'attenzione o comunque c'è una mancanza, c'è una carenza che voi sentite, ok? Ehm, una mancanza di attenzioni anche mi verrebbe da dire. Però sento che qui state aspettando che l'altro faccia un, o l'altra faccia un movimento, ma in realtà siete voi che dovete cambiare le aspettative, il vostro mondo e prendere in mano il vostro potere personale, cioè capite che tipo di attenzioni potete darvi da soli e sopperire a questa sorta di bisogno dell'altro, ovviamente fin dove è possibile, chiaramente. Mm? Va bene, andiamo a vedere un messaggio da parte degli oracoli e poi un messaggio dell'universo. Con questo tipo di stesa, in realtà, do un po' meno spazio, diciamo, alla parte generale, quindi non spiego con i mini tarocchi, ma mi sembra, facendo così, di dare più spazio al reparto singolo e reparto relazioni. Ditemi voi poi nei commenti se è realmente così, se anche voi arrivano più informazioni, insomma. Andiamo a vedere un oracolo. Qua mi parla di un cuore rotto, di un cuore trafitto, mi parla di tristezza,
di separazione. Qui abbiamo la separazione non intesa solo come separazione di coppia, ma separazione nel senso di solitudine, quando ci sentiamo separati l'uno dagli altri, l'universo, tutti siamo uno. E poi abbiamo anche sentimenti persi o sentimenti di perdita comunque. Sì, ma infatti, allora, diciamo che qui abbiamo un 5 di coppe, ok, che mi dice che c'è questo sentimento di tristezza. La zona, diciamo, singola è quella un po' più faticosa, secondo me, ma anche nella zona delle relazioni abbiamo questo 3 di spade che è un po' pesantice. Ragazzi, bisogna lavorare sul bambino interiore, ricordarsi che non tutto quello che è così adesso sarà così per sempre, perché basta veramente certe volte un colpo di vento per buttare giù una struttura. Mm? Sì, andiamo a vedere i messaggi il messaggio dell'universo, cosa vi può consigliare. C'è comunque un compromesso, perché nella linea generale parlava di un compromesso. Quindi qui per qualcuno sento che all'interno della relazione il compromesso sarà con se stesso o se stessa. Non permetterò più che succeda questo o farò in modo che di non reagire più così o cose di questo genere. Andiamo a vedere. Però qui sento che questo 4 di spade, che comunque c'è in tutte e due le linee, c'è bisogno di darsi attenzioni, di guarire un certo tipo di pensiero, di valutazione, autovalutazione anche direi. Allora, qua abbiamo, ok, scelgo l'amore non importa come. Sono il sognatore dei miei sogni, sono il regista del mio film e le mie vibrazioni parlano più alte delle mie parole. Cioè come vibro si percepisce molto di più di quello che dico. Ecco, fondamentalmente è un po' così. Cari amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti cosa ne pensate. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Per me è tutto importante e vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!